amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Innanzitutto perdonatemi se negli ultimi giorni sono davvero poco presente nei commenti qui su YouTube, su Telegram, su Instagram, su Facebook. Purtroppo per me la prima metà di maggio è un periodo davvero molto problematico e pieno di impegni. A partire dal mio compleanno e da un paio di altri compleanni molto importanti nella mia famiglia, l'anniversario di matrimonio dei genitori di Stefania, la festa patronale di Bari San Nicola che dura 3-4 giorni, quindi in questi primi 15 giorni sono sballottolato continuamente da una parte all'altra della città e non ho molto tempo da dedicare alla mia passione, a YouTube, a voi in questo periodo, ma non preoccupatevi, tra pochi giorni tornerà tutto alla normalità. Se ora mi vedete un po' assonnato, se mi vedete parlare un po' lentamente, è perché questo è l'unico momento libero che mi è rimasto nella giornata per registrare video ed è esattamente l'1 di notte precisa, e se non ci credete guardate l'orologio di Windows qui in basso a destra. Ok, sono un bugiardo, è mezzanotte e 59 minuti e 15 secondi, ok, e non ho un'altra finestra temporale nella giornata per registrare, quindi eccoci qui, video particolare. Infatti in questo video vi parlerò delle più importanti novità dal mondo della tecnologia e in special modo oggi vi parlerò del primo store italiano Xiaomi e del nuovo DJI Phantom 4 Pro versione 2.0. Due notizie davvero molto, ho già detto molto, importanti. Se questo video vi piace magari potrei farne una rubrica a cadenza settimanale o giù di lì. Iniziamo subito dalla notizia della Xiaomi. Una notizia che sta tenendo molto banco negli ultimi giorni, se ne parla davvero ovunque, tra poco anche in televisione secondo me, ed è l'apertura del primo store Xiaomi italiano a Milano 26 maggio, non si sa bene che parte di Milano, però si sa che comunque aprirà. Non è un'esclusiva europea, Xiaomi è già presente in Europa da 4-5 mesi, ci sono vari store già in Spagna e quindi ora arriva anche in Italia. Xiaomi ha detto che comunque si espanderà sempre di più, apriranno molti negozi anche in Italia, nelle più grandi città italiane, quindi è una notizia fantastica perché questo permetterà a tanta gente di conoscere Xiaomi che secondo me è il marchio leader al momento nel settore della tecnologia, però in Italia, a parte noi addetti ai lavori e voi che seguite noi youtuber, non è che sia un marchio molto conosciuto e questo è comunque una bella notizia perché permetterà a tanta gente di conoscere Xiaomi. Però non è tutto oro quel che luccica. Infatti mi avete chiesto nelle ultime ore, negli ultimi giorni su YouTube e su Facebook se ora potrete acquistare finalmente ad esempio uno Xiaomi Mi Drone 4K, una macchina del caffè Xiaomi, migliaia di gadget Xiaomi direttamente dall'Italia, dallo store italiano, ma mi dispiace, non è così. Devo infrangere il vostro sogno, infatti Xiaomi per ora porta in Italia davvero pochi prodotti, vi faccio vedere l'intero catalogo, eccolo, è davvero molto piccolo come vedete, nonostante Xiaomi produca penso migliaia di prodotti, al momento abbiamo quasi unicamente il reparto telefonia di Xiaomi, quindi non ci sono nemmeno i tablet, solo alcuni telefoni, nemmeno tutti, ci sono quelli più nuovi come il Mi Mix 2, non c'è nemmeno il Mi 6, c'è davvero pochissima roba ragazzi. E c'è anche qualcos'altro qui sotto come il monopattino elettrico, la TV Box, la Mi Band 2, ottima, la bilancia, un paio di power bank, delle cuffiette, lo spazzolino e la Action Cam. Ok, questo è tutto, non c'è nient'altro. Ora io mi sono detto magari questo è l'inizio, magari tra qualche mese arriverà altra roba e infatti sono andato a vedere lo store spagnolo di Xiaomi. Lo store spagnolo è aperto già da 4-5 mesi, quindi mi sono detto sarà già molto più fornito rispetto allo store italiano. E invece ragazzi, anche qui la situazione come vedete non è che cambi molto, c'è qualcosina in più. Abbiamo per esempio la Mazfit qui in basso a sinistra, la dashcam, il visore
Il Mi 6 però anche qui c'è davvero pochissima roba. Quindi se voi pensavate di poter acquistare tutto il catalogo Xiaomi dall'Italia, purtroppo non è così. Perché tutto ciò, ragazzi? Ci sono vari motivi. Innanzitutto Xiaomi, come vi ho detto, produce una valanga di prodotti e ogni prodotto deve essere certificato CE, e certificare ogni cosa richiede davvero tanto tempo e questo ovviamente comporta dei ritardi nell'aggiornamento dell'infinito catalogo di Xiaomi. Inoltre, certificare prodotti per la comunità europea potrebbe portare Xiaomi anche a effettuare delle modifiche sui prodotti e quindi anche aumentare il prezzo, e questo potrebbe portare anche alla perdita della convenienza che ha sempre contraddistinto Xiaomi rispetto ai suoi competitor. E quindi questo è il principale motivo per il quale abbiamo davvero poca roba disponibile al momento in Italia o comunque in Europa. Inoltre Xiaomi, che sapete è un marchio veramente molto economico nonostante produca merce e prodotti di grande qualità, non produce tutto lei. Infatti Xiaomi ingloba tanti altri piccoli marchi, startup essenzialmente, e rende la sua piattaforma una vetrina per tutti i produttori che vogliono sviluppare roba con marchio Xiaomi. E questo è un altro problema che si pone all'espansione di Xiaomi in Europa. Poi c'è anche la questione, ora non mi sto ricordando, sì ragazzi, c'è la questione della concorrenza. Ora voi pensate, se Xiaomi arrivasse in Italia subito con l'intero suo catalogo di migliaia di prodotti, questo comporterebbe una concorrenza veramente esagerata per tutti i marchi made in Europa che al momento ci sono, e quindi porterebbe alla chiusura di tantissimi marchi che producono tutta la merce che produce Xiaomi, e quindi questa è concorrenza, e in Europa quindi ci sono molti più paletti rispetto alla Cina, e quindi Xiaomi dovrà lavorare molto su questo aspetto nei prossimi anni se vuole ampliare un po' il suo catalogo. E direi che questo è tutto, ragazzi. Ci sono un po' di prodotti, nei prossimi mesi apriranno tanti negozietti Xiaomi monomarca in Italia, quindi potremo ammirare tanta roba Xiaomi, tanta ma non troppa purtroppo. E poi c'è la questione dei prezzi. Ora, sullo store italiano non ci sono ancora i prezzi pubblicati perché ovviamente lo store deve ancora aprire, però sullo store spagnolo ci sono i prezzi che rispetto allo store italiano sono leggermente più bassi, quindi questi prezzi che vedete ora sono più bassi rispetto a quelli che vedrete in Italia tra qualche giorno. Prendiamo in esempio lo Xiaomi Mi 6, la Amazfit Pace e anche lo scooter della Xiaomi, e confrontiamo i prezzi europei con quelli cinesi che vi pubblico ogni giorno su Telegram, quindi vediamo un po' come se la cavano i prezzi. Ad esempio abbiamo il Mi 6 a 449 euro, versione da 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, mi sto per addormentare però ce la farò, quindi 449. Non è difficile immaginare che in Italia invece di 4,50 il prezzo sarà 500 euro. Ora vediamo quanto vende Gearbest lo stesso prodotto, cerchiamolo sul mio canale Telegram, Xiaomi Mi 6, eccolo qui, spedito da Europa Xiaomi, 350 euro, anzi anche qualcosina di meno. Versione da 6 GB di RAM e 128 GB di ROM, quindi la versione ancora più prestante, e costa 100 euro di meno rispetto allo store spagnolo. Non è presente nemmeno la versione da 128 GB. Ok, quindi avete già capito da questo piccolo esempio che i prezzi in Europa sono molto più alti rispetto all'acquisto da Gearbest e dagli altri store cinesi, insomma. Passiamo ora a un altro esempio. La Amazfit, c'è solo il primo ed è prezzato 139 euro, anzi 140. Ok, quello sono io. Andiamo a cercarlo su Telegram, su Gearbest, quindi Amazfit Pace, vediamo quanto costa. 83 euro,
e quindi sono quanto? 60 euro circa di differenza dalla Cina all'Europa. Insomma, i prezzi variano, ci sono le tasse, ci sono l'IVA, tante imposte, insomma, i prezzi lievitano a più non posso. Vediamo ad esempio un'altra categoria ancora di prodotto, ovvero lo scooter elettrico. Questo dovrebbe essere l'M365 se non sbaglio, che è prezzato, no, non è ancora disponibile, però c'era scritto il prezzo prima, 3,80. Vediamo quanto costa su Gearbest per fare qualche paragone. M365 3,23 da Europa, quindi poco di meno, mentre da Cina abbiamo il prezzo di 250 euro, cioè più di 100 euro in meno rispetto al prezzo europeo. Quindi se in Spagna costa 3,80, in Italia costerà 400-420 euro. Ok, avete capito insomma. Direi che si può concludere qui la parentesi di Xiaomi. La cosa positiva è che molta gente conoscerà Xiaomi in Italia, la cosa negativa è che i prezzi non saranno convenienti come lo sono rispetto all'acquisto online dagli store cinesi. Ok, questo però comporterà il fatto che molta gente vedrà i prodotti, li cercherà online e quindi vedrà che è molto conveniente comprarli dalla sua piattaforma online, da Gearbest, eccetera, eccetera. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se i prezzi più avanti varieranno, ve lo comunicherò. Anche se il catalogo verrà aggiornato, ve lo comunicherò. Magari posterò anche qualche offerta dallo store italiano di Xiaomi se riuscirò. Spero di farvi questo servizio. I telefoni Xiaomi sono presenti in Italia già da alcune settimane comunque, non è un'esclusiva dello store italiano. Infatti la 3 li sta già distribuendo in abbonamento da un po', li ho già visti. E ora passiamo, se riesco a stare sveglio, forse avrei dovuto bere un caffè, all'altra notizia del giorno, ovvero al DJI Phantom 4 Pro 2.0 qui in evidenza sul sito DJI. Ok, non è purtroppo il Phantom 5 che molti speravano, oppure il Mavic Pro 2, è una semplice revisione del Phantom 4 Pro con alcune migliorie prese dal Mavic Pro. Ok, spero di non aver fatto confusione con le sigle, in caso perdonatemi. Cosa c'è di diverso, a parte il prezzo di 1700 euro? Di diverso abbiamo la presenza delle nuove ESC, che sono già presenti sul Mavic Pro Platinum, che permettono una rumorosità ridotta del 60% rispetto al modello precedente e in teoria anche una leggera autonomia in più, anche se non è specificata, e quindi ottimo. E l'altra notizia, l'altra differenza è il passaggio dal, fatemi controllare, mi pare dal Lightbridge all'OcuSync, ma potrei sbagliarmi. Sì, infatti viene abbandonato il Lightbridge in favore dell'OcuSync, che come sapete è il segnale di trasmissione radio che è già presente su Mavic Pro e permette una maggior qualità del segnale sia a brevi che a lunghe distanze, un range di controllo massimo in Europa fino ai 6-7 km, insomma davvero tantissima roba, e sono molto contento che venga implementato anche sul Phantom 4 finalmente. Non ci sono altre grosse differenze, è leggermente più leggero rispetto al Phantom 4 Pro vecchio, la fotocamera è sempre da 20 megapixel, da 1 pollice, quindi ottima, assolutamente la migliore nel reparto commerciale dei droni non professionale. Ok, impressioni personali. Io non amo troppo i Phantom, ma non perché non sono ottimi droni, sono il top, però sono secondo me droni troppo impegnativi. Io preferisco più un drone portatile come il Mavic Pro, il Mavic Air. Invece cioè il Mavic Pro, ragazzi, io me lo metto nella borsa, nella sacca e posso usarlo quando voglio. Invece io, se comprassi il Phantom 4, dovrei pianificare le uscite da fare con questo drone, perché ovviamente non posso portarmelo nella sacca. Serve una custodia apposita, una cartella, e quando lo porto in giro è perché devo fare il volo con il drone. Mentre il Mavic Pro, il Mavic Air, lo Spark me li metto nella borsa
nella sacca, e anche se non avevo pianificato di fare un volo, ma comunque magari mi fermo con la macchina in un bel spiazzale, in una radura, insomma, posso volare quando voglio. E quindi questa è la mia scelta. Io preferisco più droni più piccoli, più portatili rispetto ai Phantom, che comunque sono davvero eccezionali, e non mancherò di comunicarvi le offerte del Phantom 4 Pro versione 2.0 su Gearbest una volta che sarà disponibile. Ok ragazzi, sono arrivate le 1:13 di notte e come vedete mi sto addormentando. Comunque spero di avervi dato queste due notizie nel modo corretto. Fatemi sapere cosa ne pensate sia del nuovo store Xiaomi sia del nuovo DJI Phantom 4 Pro versione 2.0. Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Io sono a vostra totale disposizione. Perdonatemi ancora se sono in queste condizioni. Tra qualche giorno tornerò più vivace che mai, insomma. Aspettatemi che torno, ragazzi. Bene, come sempre, tanti bei like, commentate, condividete questo video ai vostri amici. In descrizione trovate il link per entrare su Telegram, Facebook e Instagram, entrate numerosi. Io vado a dormire perché mi sto addormentando. Alla prossima ragazzi, vi voglio bene, ciao! Ah sì, ho cambiato gli occhiali.